benvenuti a questo video. Io ho comprato online un tin whistle e ho iniziato a studiare su una backing track che io ho pubblicato, The Coolest Ring. Cazzo, Coolest Reel. Ho iniziato a studiare il tin whistle per la prima volta. Questo è quello che è successo. Primo giorno, tin whistle, 3 febbraio 2021. Ok, oggi è il 13 febbraio, il giorno che sto facendo questo video. Lo sto montando, vi faccio vedere che è il 13 febbraio e ci sono meno 10 gradi. Comunque, spero che l'audio si sente bene perché sto facendo tutto live. Chiedo scusa per la qualità dell'audio e anche del video, ma non sono attrezzato per queste cose. Spero che si sente e faccio partire la backing track a 180. Sono un musicista influenzato da vari stili di musica. Sotto il nome Nico Strauss pubblico una serie di release dal gusto celtico, epico, fantasy, e per questo tipo di lavoro studio con molto piacere, devo dire, anche la musica tradizionale irlandese. Chiedo scusa per la mia goffaggine, sono molto timido, non sono in grado di fare video, però allo stesso tempo mi sforzo di fare questo video perché vorrei che questo progetto, che si chiama BPM Celtic Backing Track Project, arrivasse a tutte le persone che ne hanno bisogno. Vi voglio dare una dimostrazione di come il lavoro, l'esercizio e la costanza possono portare degli ottimi risultati. Non ci sono limiti d'età, non ci sono limiti tecnici. Anche una delle prime armi può veramente avere ottimi risultati. Allora, a chi è rivolto questo video? È rivolto alle persone che, guardando per esempio tutti questi meravigliosi video su YouTube, pensano o hanno pensato almeno una volta nella vita come vorrei poter suonare così. Ecco, ti voglio dimostrare che questo è possibile. Ovviamente ci vuole molta determinazione e volontà, cioè bisogna studiare, non c'è nessuna cosa che è facile, nessuna cosa bella che non abbia dietro una grande dose di lavoro, di sacrificio e di dedizione. Questo vale per tutte le cose, per tutte le forme di arte, l'esercizio, lo studio, che sia quello classico da conservatorio o che sia da autodidatta, c'è sempre alla base una grande dose di lavoro. Voglio chiarire una cosa, questo non è un tutorial su come si suona il tin whistle, perché io non so suonare il tin whistle. Io ho iniziato a suonare il tin whistle qualche giorno fa, per questo poi magari vi consiglio anche di vedere altri video di gente che sa suonare il tin whistle, ma è un tutorial su un metodo di studio, su come si possono raggiungere dei risultati anche partendo da zero. Allora, qual è questo metodo di studio? Questo metodo di studio, che non ho inventato io, è il metodo di studio praticamente tradizionale della musica, lo studio tramite metronomo, che si basa sull'accelerazione dei BPM ogni qualvolta si raggiunge una certa sincronizzazione in un dato brano, che sia musica irlandese o musica classica o scale metal è uguale. Io l'unica cosa che ho fatto è stato rendere lo studio
della musica irlandese in questo caso più piacevole, cioè ho eliminato, tra virgolette, il metronomo e al posto del metronomo ho messo delle backing track che sono presenti in tutti gli store digitali, Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer. Questo aiuta sia nell'intonazione, nel caso si suoni il violino, sia nel rendere lo studio della musica più piacevole, nel rendere il lavoro più piacevole. In un certo senso già sentire il risultato dell'Irish Tune in questo caso. Il processo di velocizzazione dei BPM porta a una crescita della tecnica e anche a un'automazione delle dita e anche una sincronizzazione. È un'educazione quindi anche proprio dal punto di vista musicale come base. Sono automazioni che si basano sulla memoria muscolare e quindi necessitano solo di infinito esercizio. Ti educo, tra virgolette, a un metodo di studio che trovo infallibile. Non c'è problema, ognuno ha i suoi tempi. Può essere 2 mesi, può essere 3 giorni, dipende dall'età, dipende dalle esperienze, dipende se conosci il genere, se ti piace, se studi, soprattutto quello è la prima cosa. Questo vale ovviamente per tutti gli strumenti, queste backing track sono adatte a tutti gli strumenti, sono nella tonalità originale in cui sono state composte. Ecco, se tu suoni ogni giorno con questo metodo, pensa in un anno, pensa in 2 anni, piano piano arriveranno anche gli abbellimenti, arriveranno la tecnica, arriverà la bellezza del suono, arriverà tutto. Il tempo comunque ci vuole e io sono un autodidatta, ma ho studiato tutta la vita in modo non convenzionale forse, cioè non sono andato al conservatorio, non ho studiato teoria, però ho sempre studiato. Primo giorno, Tin Whistle. Dopo circa un'ora e mezza di studio. Secondo giorno. Pausa, poi riprendere da prima. Non sono ancora pronto per i 120, però si torna indietro sempre, si è sempre molto più sicuri e si rinizia da dietro. Non so fare i video, non so fare i video perché cazzo non sono i video, vabbè. Allora, ieri non riuscivo a fare 120, oggi è 9 febbraio. Oggi è 9 febbraio. Sono arrivato a 140, ma penso che mi incarto adesso che registro, vabbè. Ok, sono partito da 100. Allora, oggi non lavoro, quindi avrò più tempo per studiare. Ieri non ho studiato, oggi è l'11 febbraio 2021.
Parto da un BPM di 130 e vado a salire. Quello che voglio dimostrare è che quasi tutti con tempistiche diverse possono raggiungere un certo livello di tecnica semplicemente esercitandosi. Questo lavoro che ho fatto, queste backing track, sono strutturate secondo un crescendo di BPM. Penso sia un ottimo incentivo per chi vuole imparare uno strumento e gli piace questa musica. Allora, sono arrivato a 150 e mi accorgo che c'è un po' di difficoltà, soprattutto su un passaggio. Questo. Cioè, mi accorgo che non è perfettamente sincronizzato, è un po' troppo veloce per me. Allora, una soluzione, per questo anche non ho armonizzato molto la base, diciamo, si potrebbe armonizzare in maniera molto più ricca, però l'ho lasciata così per permettere anche di ripassare solo dei pezzi alla volta dove si trova difficoltà ad automatizzare le dita col fiato, quindi vado indietro e accelero solo quella per sviluppare più automazione nelle mani su quella parte lì, così. Insomma, accelerare singole parti per correggere la sincronizzazione dove ti accorgi che non riesci, che è difficile, che hai difficoltà, che in quel pezzo ti perdi. Allora, sono arrivato a 145 ripetendo solo la parte su cui trovavo più difficoltà di sincronizzazione. Sono partito da 120, 110, insomma, indietro. Ho ripetuto finché non mi esce bene. Adesso più o meno sono molto più sicuro su questa parte. E adesso continuo da qua con il pezzo intero, sempre fare pause e sempre tornare indietro e non arrendersi se non esce, non ti preoccupare. Ripeti, torna indietro anche a 80, 60, quello che è necessario. È un lavoro duro, è un lavoro metodico, però dà i risultati. Ok, parto da 150 facendo tutto il pezzo e poi dopo vado avanti, vediamo. Tanto vediamo come viene. Allora, sono arrivato a 160 bpm, questo per il momento è il limite massimo, lo sento che non ci sono ancora, e poi di pomeriggio ripartirò da 140 bpm, vediamo come va. Comunque, provo a 160 bpm. Dio mio, ma questo si smonta. Non sapevo. Ok, sono arrivato a 180 bpm, li faccio molto male. Però il mio limite oggi era 160, adesso faccio il 180 e poi vedrete con quale, tra virgolette, facilità si fa il 160, che era il limite di oggi. Il concetto è sempre andare a spingere un po' e poi tornare indietro. Per fare bene quello dove si arriva. Se si va oltre, poi tornando indietro si è più sicuri, diciamo. Ok, vediamo come va. No, speriamo. Non penso bene, comunque. 180. Ok.
scusate, c'avevo un problema di sputazza con il flauto. Vabbè. Ecco, insomma, è più sicuro. Ci vediamo dopo. 180 bpm.